Amici miei, eccoci qua, finalmente ritornati in una nuova puntata del Diario dei Bonsaisti. Nuovo anno, nuovo format, nuovo tutto. Vabbè, iniziamo e basta. Come avete visto dal titolo, oggi parliamo di bonsai e news. Allora, è il numero dello scorso anno, l'ultimo numero dello scorso anno, ovvero quello novembre e dicembre. Mi è arrivato purtroppo un pochino tardi, causa, insomma, Poste Italiane sappiamo che meraviglie crea. E per un momento quindi pensavo di lasciar perdere, insomma, ormai è andata, niente di G-Bonsai per questo numero. Ma poi, sfogliandolo con attenzione, ho notato che ci sono molti argomenti a dir poco inerenti a quello che stiamo vivendo in questo momento, e infatti faremo non una carrellata come abbiamo fatto di solito, quindi vedendo man mano tutti i vari articoli e cosa notare e cosa non vedere, ma ci soffermeremo su un paio di articoli in particolare che secondo me necessitano di grande attenzione da parte nostra, soprattutto nel momento che stiamo vivendo adesso, ovvero l'inverno. Nelle prossime puntate affronteremo infatti il concetto di mantenimento invernale, quindi dove porre le nostre piante, se in serra, se non in serra, come coprire, come non coprire, insomma non voglio spoilerarvi niente, ma leggere un paio di questi articoli è molto importante, soprattutto l'ultimo di cui parleremo, che tratta il nostro intervento, l'intervento del botanico che tratta l'annaffiatura, che è un argomento a dir poco fondamentale arrivati in inverno. Non posso non segnalarvi comunque come tutta questa rivista, la gran parte di questa rivista sia incentrata sui ginepri, di come ci sia una lavorazione del secco fantastica da parte di Kimura, e poi due grandi articoli di Umeda, Amamiya e Terasawa per quanto riguarda sia una grande collezione di ginepri e come ridare vita a un bonsai di pino. Insomma, tutti articoli che vale la pena leggere, ma che non sto oggi a trattare nel dettaglio. Ma veniamo al piatto forte, ovvero il primo articolo che tratta il mantenimento invernale. Quello che vedremo oggi sono i metodi, diciamo, di gestione delle proprie piante da parte del bel Kyosuke, che ha una gestione molto particolare, soprattutto per quanto riguarda il metodo della prevenzione, utilizzando degli antiparassitari, del liquido gin e così via, che andremo a vedere. Ma c'è una gran parte dell'articolo che tratta su come dover andare a posizionare le piante durante appunto il periodo invernale. Allora vedremo quelli che sono secondo me i miei consigli da utilizzare in questo periodo, lo vedremo nelle prossime puntate. Un'idea molto particolare che lui utilizza, che devo dire la verità non avevo mai sentito, è di utilizzare una cassetta di polistirolo. Allora già conosciamo il metodo della cassetta, ovvero di posizionare la pianta all'interno di una piccola cassetta di polistirolo, coprire magari il vaso con delle foglie secche per far sì che la temperatura del vaso e quindi delle radici non vada a scendere sotto delle temperature molto dannose per le radici, che generalmente identifichiamo con i meno 4 gradi. Quello che fa lui invece è un passo successivo, utilizzando magari delle cassette più grandi e mettendoci all'interno dei bonsai molto più piccolini, magari degli show-in, lui va proprio a chiudere la cassetta. Questo è molto importante soprattutto di notte, quando non andiamo a far vivere il clima insomma piuttosto freddo alle nostre piante, anche a livello apicale, anche a livello del fogliame, va proprio a coprirle totalmente in modo che vengano isolate dall'esterno. Le temperature comunque sono molto basse, ma grazie a questo non va magari a depositarsi la brina sulle foglie con rischio di ghiacciate e così via. Insomma, per gli esemplari un po' più piccolini, verso i quali dobbiamo dare una maggiore attenzione, potremmo andare la sera, coprire totalmente la nostra cassetta di polistirolo con il suo tappo, in modo che le nostre piante rimangano totalmente ovattate dall'esterno. Una cosa importante che lui fa è praticare dei fori di drenaggio sotto alla cassetta in polistirolo, quindi fare dei piccoli forellini, facendo sì che le nostre piante possiamo tenerle lì durante tutto l'inverno, quindi con la cassetta aperta durante comunque la giornata, in modo da poterle bagnare e far riprendere la luce, mentre durante la sera va totalmente a coprirle. Il buio, come sappiamo, non è un problema dato che comunque è notte, ma forniamo un isolamento completo alla nostra pianta senza evitare qualsiasi tipo di rischio. Soprattutto per gli esemplari caducifoglio, magari sempreverdi, che però non amano le temperature troppo basse, fa vedere come posizionarla all'interno della serra fredda, quindi magari non a contatto con il terreno, ma sempre nei ripiani più alti, in modo da far passare l'aria fredda nella parte sottostante e far sì che magari nella serra il calore tenda comunque ad andare nella parte più alta dove sono le nostre piante. E viene specificato per bene come ci debba essere comunque un arbitrio tra aperta e chiusa in base quindi alle temperature. Se abbiamo delle temperature piuttosto calde, di aprire comunque la serra fredda durante la giornata, in modo da far ricircolare d'aria e non lasciare le nostre piante chiuse in un luogo dove comunque l'umidità poi prende il sopravvento, diventa molto alta e le temperature potrebbero salire, in modo da risvegliare anche le gemme latenti. Tutti argomenti che ovviamente vedremo nel dettaglio nelle prossime puntate, ma che è bene cominciare a porre particolare attenzione. Viene anche tirato in ballo il TNT o magari dei teli di plastica per evitare che le nostre piante vengano soggette a eventi
ambienti freddi, che generalmente sono le cose che più danno fastidio alle nostre piante in questo periodo. Lo vedremo soprattutto più avanti quando parleremo dell'annaffiatura. Vorrei soffermarmi particolarmente sul metodo che lui utilizza per evitare il propagarsi di parassiti o di funghi nel periodo invernale, o comunque per preparare la pianta durante il periodo primaverile, dove comunque funghi e parassiti tendono a ritornare. Quello che fa lui sono dei trattamenti preventivi fatti proprio con acqua e antiparassitario, acqua e antichittogramico, insomma utilizzando anche volendo il liquido gin, insomma tutti i trattamenti preventivi che abbiamo visto durante le nostre puntate nel corso dei vari anni. Sono dei metodi che per quanto mi riguarda in questo momento non tenderei a consigliare troppo, in quanto l'intervento degli inibitori di resistenza sono, a parer mio, dei metodi di prevenzione molto più efficaci per quanto riguarda l'intervento appunto utilizzando questi antiparassitari, insomma tutti i prodotti piuttosto chimici. Invece utilizzando dei prodotti che comunque sono naturali ma che vanno soltanto a stimolare le difese della pianta è secondo me una scelta più azzeccata, e la vedremo molto nel dettaglio più avanti nel corso delle nostre puntate. Ma c'è da tenere presente che comunque nel corso dei vari anni, dei decenni, si è utilizzato anche questo metodo di prevenzione, che devo dire la verità comunque tende a non nuocere le piante se non fatto comunque in maniera molto aggressiva, e tende ad essere anche piuttosto funzionale. Il motivo principale per cui io tendo a sconsigliarlo è la questione della lotta chimica. Insomma, questa ve la dico in 2 parole, poi la tratteremo nel dettaglio soprattutto con l'intervento della biologa che va poi a produrre questa tipologia di prodotti. Quello che comunque si tende a fare è di evitare di sovraccaricare comunque l'ambiente di prodotti che vanno poi a scoraggiare l'intervento dei parassiti, come l'eccesso di antibiotici, come appunto l'eccesso di antiparassitari tende a creare dei super batteri o comunque dei super parassiti verso i quali non riusciamo più poi a dare una difesa completa alla nostra pianta. Insomma diventano sempre più forti, dovremmo dare dei prodotti sempre più forti per combatterli. Combattendoli invece naturalmente abbiamo una possibilità di riuscita molto maggiore, soprattutto nel lungo periodo. Quindi utilizzare degli antiparassitari come prevenzione non è una cosa che prediligo, ma che nel breve ovviamente funziona. In un concetto generale molto più ampio, anche per parlare insomma della globalità dei parassiti che possono attaccare le nostre piante, nella globalità delle nostre piante, quindi non solo le mie ma anche le vostre, è bene magari cercare di evitarli il più possibile questo genere di prodotti. Ma insomma questo rimane sempre un parer mio, e non voglio screditare chi invece preferisce utilizzare la prevenzione con dei metodi diciamo un po' più vecchi, che comunque rimangono sempre molto funzionali. Insomma, lascio come sempre a voi la scelta, e in questo articolo viene identificato bene il metodo di procedere, quindi magari di lasciar creare una patina sopra la nostra pianta che vada a fare proprio un rinforzo contro l'intervento di parassiti, utilizzando magari l'olio bianco o, come ho detto, gli anticrittogamici o comunque gli antiparassitari in generale, o utilizzare il liquido gin per andare a ripulire comunque da eventuali uova latenti il nostro albero. Insomma, tutti i metodi ben utilizzabili, e qui in questo articolo troverete tutto nel dettaglio. Il seguito di questo articolo va a trattare specie per specie quali sono gli interventi da eseguire durante questo periodo. Allora, è una parte di articolo fatta benissimo, perché va a trattare, soprattutto come piace a me, sia le piante mature che le piante in via di sviluppo, e va a prendere tutte quelle specie che sono magari un po' più utilizzate da parte dei bonsaisti e che in questo periodo richiedono anche magari parecchie cure, come per esempio il faggio, come per esempio il ginepro, come per esempio i pini. Quindi viene analizzato passo passo cosa dover fare su queste piante, sia se siano delle piante più mature sia che siano delle piante in fase di formazione. C'è proprio tutto un articoletto ben diviso, anche con delle belle immagini ben dettagliate, che vi consiglio di andare a vedere per avere un po' più le idee chiare su come agire sulle vostre piante. Prima di passare all'articolo successivo, che tratta dell'annaffiatura, vorrei fare un piccolo accenno su un bellissimo articolo su un Kitsuji o Kintsugi, insomma, o come lo volete dire voi, comunque l'arte di riparare i vasi. Io ho portato una puntata che, a vedere come lo fanno loro, vi fa mettere le mani nei capelli, però devo dire la verità, bene o male poi il risultato era uscito, ma qui viene mostrato nel dettaglio come agire per andare a riparare un vaso, che nell'arte giapponese tende ad avere, a portare anche più valore al vaso stesso, grazie agli inserti in oro, grazie comunque alla personalizzazione di un vaso che non rimane più identico agli altri. Anche un vaso smaltato normale, insomma come li conosciamo noi, con l'aggiunta di questi inserti in oro lo rende molto più pregiato e molto più personalizzato. Insomma, un articolo anche questo vi consiglio di vedere, perché qualora dovesse avere la rottura di un vaso, con queste piccole, insomma, con questo piccolo metodo possiamo andarlo a riparare e renderlo ancora più particolare. E adesso veniamo al piatto principale della giornata,
ovvero l'articolo, quello fatto in collaborazione con il botanico, comunque il dottore, che si occupa di spiegarci la fisiologia for dummies, quindi comunque in modo molto schietto, molto semplice, che possiamo capire tutti quanti. Abbiamo visto nelle puntate precedenti come abbiamo analizzato il concetto del fusto, delle foglie, delle radici. In questo caso invece analizziamo l'annaffiatura. Per quanto riguarda l'annaffiatura, è un concetto molto importante per i bonsaisti ed è la prima vera tecnica, come ho fatto la puntata tecnica 0, da dover imparare per noi bonsaisti, perché possiamo potare, possiamo avvolgere, possiamo rinvasare, quello che vogliamo, ma se non siamo in grado di bagnare la nostra pianta correttamente, forniamo dei danni alla nostra pianta inimmaginabili e di difficile recupero soprattutto. L'articolo parte ovviamente dall'ABC, quindi da cosa serve l'acqua, cosa fornisce la nostra pianta, come scorre il flusso dell'acqua all'interno della pianta, quindi all'interno del fusto, come se fosse il sangue nelle nostre vene, e viene poi analizzato il metodo di bagnatura. Come abbiamo visto nella puntata tecnica 0, ci sono due metodi utilizzati per bagnare le piante. Il primo metodo è quello dei 3 passaggi, che insomma viene definito dei 3 passaggi perché generalmente ne servono 3, ma non è detto, come abbiamo visto, che non ne servono 2 o non ne servono 5, quindi comunque di bagnare dall'alto finché il nostro panetto radicale non sia totalmente bagnato. L'altro metodo è quello per immersione, che è il metodo che tra virgolette è il più sicuro e il più efficace ed efficiente. La problematica sta ovviamente quando le nostre piante diventano molto grandi o quando abbiamo 20 piante. Insomma, bagnare per immersione 20 piante, soprattutto in inverno quando fa freddo, potrebbe non essere la scelta adeguata, e quindi magari bagnare da sopra diventa più comodo per le nostre esigenze di coltivazione e anche un po' più efficace, in quanto non dobbiamo metterci una vita per bagnare tutte le piante. Quest'articolo però, come ovvio che sia, si sofferma sul bagnare in inverno, che diventa una delle prerogative più importanti per un bonsaista, per quanto in estate sia indispensabile bagnare le nostre piante, ma sia d'altronde anche piuttosto semplice, in quanto testa o croce che sia, insomma, cascasse il mondo, tutti i giorni, tutte le mattine bisogna bagnare le nostre piante, magari un richiamino durante la giornata, magari un richiamino la sera, quello che volete, ma tutti i giorni, cascasse il mondo, dobbiamo stare lì. In inverno la situazione si complica notevolmente, perché comunque abbiamo da un lato la nostra pianta che ha una necessità idrica leggermente minore, soprattutto se caducifoglia, perde le foglie e la traspirazione diminuisce da 100 a 0, o comunque abbiamo altre piante come per esempio i pini che non hanno bisogno di tantissima acqua in questo periodo, bisogna lasciarlo un po' più a secco. Quindi non è tanto la necessità di acqua, che ovviamente rimane tale o quale, la nostra pianta ha sempre bisogno di acqua, ma magari ne ha bisogno in una quantità minore, ha bisogno di meno acqua da gestire, e soprattutto dobbiamo stare noi attenti quando andiamo a bagnare le piante a far sì che essa scoli bene, in quanto lasciare l'acqua all'interno del nostro vaso può generare gravissimi danni. Il nostro nemico principale durante l'estate, come sappiamo, è il sole. La pianta è richiesto uno sforzo eccessivo, un super sforzo per poter far funzionare tutti i meccanismi in temperature veramente proibitive e quindi tirare sull'acqua. Per questo insomma sia via di concimare e quant'altro, per lasciare l'acqua più pura possibile. Insomma, è come quando si parla del colesterolo, che tende comunque a fornire delle occlusioni al nostro flusso sanguigno. Utilizzare dei concimi in un periodo in cui comunque le nostre radici già fanno fatica è possibile creare delle occlusioni, in quanto i vasi vengono comunque intasati da ciò che non è necessario, ovvero il concime, quando ha necessità soltanto di acqua. Il nemico quindi principale in questo caso è il freddo. In inverno abbiamo appunto la possibilità di gelate, e come sappiamo una cosa molto scomoda per quanto riguarda l'acqua è che la densità del liquido è minore della densità del solido. È una cosa che capita soltanto per l'acqua. Adesso non voglio entrare troppo nei particolari, nei cambi di fase e così via, basta tenere presente che comunque se l'acqua liquida ha una forma, per quanto riguarda il solido, quindi quando diventa ghiaccio, tende ad espandersi. Espandendosi che cosa fa? Occupa più spazio, trincia, trancia, distrugge e così via. Non è difficile vedere che magari dei vasi cotti male, fatti male, con dell'acqua all'interno, se si vanno a ghiacciare potrebbero spaccarsi, o comunque l'acqua all'interno di un vaso potrebbe anche spaccare delle radici e quindi rendere la vita della nostra pianta ancora più complicata. E quindi è di necessaria importanza stare molto attenti quando bagniamo durante questo periodo, ovviamente con se e con ma. Insomma, da me la situazione diventa più semplice perché la gelata è molto difficile, ma in zone dove è molto facile che ci siano gelate notturne e che quindi il terreno si vada completamente a ghiacciare, è bene cercare di bagnare le nostre piante, come viene analizzato bene nell'articolo, magari nelle ore più calde o comunque la mattina, nel momento in cui la nostra pianta è in grado di recepire comunque quell'acqua. La mattina diventa un po' più complicato perché potrebbe il terreno essere ancora ghiacciato dalla nottata, quindi bagnare nelle ore più calde, far sì che comunque l'acqua defluisca bene, non vada comunque ad annidarsi all'interno del terreno, è una nostra
prerogativa, dobbiamo stare assolutamente attenti a questa cosa durante il periodo invernale. Insomma, non dobbiamo sfasciarci troppo la testa, stare a farci insomma 1000 problemi, ma l'importante è che quando andiamo a bagnare facciamo sì che l'acqua defluisca bene e soprattutto non lasciare mai il ristagno sotto durante l'inverno. Un metodo molto semplice per andare a analizzare bene l'umidità del terreno è utilizzare un igrometro. Lo porterò nelle prossime puntate, sicuramente far vedere come funziona questo strumento, che esiste anche insomma da pochissimi euro, e potrebbe essere uno strumento utile per andare ad analizzare, qualora non fossimo in grado, soprattutto all'inizio, di valutare bene l'umidità del terreno, quindi valutare quando è molto alta, molto bassa e quando intervenire. Insomma, i botanici comunque consigliano di non arrivare proprio a umidità zero nel nostro terreno, quindi farlo arrivare totalmente secco, ma magari di intervenire nel momento in cui comunque l'umidità è molto bassa, ma non zero. Insomma, queste sono tutte quante delle cose che comunque potete trovare qui nell'articolo, viene spiegata molto nel dettaglio, anche abbastanza scientificamente, cose che comunque ammiro, cose molto semplici, ma qualora insomma fosse interessati c'è un bellissimo grafico e utilizzando un igrometro potreste avere comunque un'umidità perfetta all'interno del nostro vaso, quindi cercare di far oscillare bene il concetto di asciutto e bagnato, ma molto più scientifico. Nell'articolo viene anche analizzato il concetto del perché molte volte le piante comunque che vengono messe a terra durante l'inverno si possono bagnare molto più raramente. Questo avviene perché l'acqua durante la notte tende a risalire dalla parte più bassa del terreno, insomma del campetto, tende a risalire nella parte più alta e quindi tende a bagnare le piante. Quindi eventualmente piantare le piante a terra durante il periodo invernale è una procedura che comunque molti bonsaisti so che vanno a fare e che tende quindi questo concetto dell'annaffiatura molto più semplice, in quanto la pianta tende quasi a bagnarsi da sola. Ovviamente non tutti abbiamo la possibilità di farlo, non tutti abbiamo la voglia di farlo, ma qualora volesse sappiate che comunque durante la notte l'acqua tende a risalire, va a ribagnare comunque la pianta e tutto diventa molto più semplice. Le ultime due cose che vengono analizzate in questo articolo sono una che è la nebulizzazione, che da un certo punto di vista è consigliata quanto no. Perché? Perché quando andiamo a nebulizzare le foglie, quindi andiamo comunque a bagnarle, gli stomi della nostra foglia tendono a chiudersi e quindi la traspirazione viene praticamente bloccata, il che può essere fico in alcuni momenti dell'anno, meno fico quando la nostra pianta tende a cercare comunque di sopravvivere, tende comunque di avere un ciclo abbastanza naturale. Nei periodi soprattutto invernali, quando comunque la nostra pianta tende ad essere in difficoltà comunque a far funzionare tutto il processo, insomma tirare l'acqua dalle radici, portarla alle foglie, se comunque andiamo a creare un'ostruzione nella parte apicale tendiamo comunque a rallentare il processo, a renderlo meno efficace e l'acqua potrebbe depositarsi sotto. Quindi insomma non è una cosa che è proprio consigliabile fare. L'ultima cosa, finalmente troviamo una spiegazione scientifica al perché serva o non serva creare uno stato di drenaggio più basso di granulometria maggiore all'interno dei nostri vasi. Di che cosa stiamo parlando? Allora, molti bonsaisti tendono comunque ad rinvasare le piante creando uno strato più basso di granulometria maggiore, detto strato di drenaggio, rispetto alla parte sovrastante con una granulometria più fina. Questo che cosa permette o che cosa non permette? Permette di creare una barriera capillare che fa sì che la nostra pianta, che il nostro vasetto diciamo, tenda ad omologare l'acqua che forniamo a tutta quanta la pianta prima di defluire, in quanto si crea appunto questa barriera dove l'acqua va a sbattere, si va a diffondere prima di andare a defluire. Questo metodo quindi può essere utile quanto no all'interno della nostra coltivazione. Quando è che io tendo a consigliarlo assolutamente? Ovvero quando abbiamo come sistema di irrigazione un sistema automatizzato, quindi che comunque ha magari delle bocchettine che vanno a bagnare la nostra pianta. In quel momento ovviamente non possiamo fornire l'acqua a tutto quanto il panetto radicale, essendo automatizzato ed avendo magari soltanto un beccheccino che va a bagnare il nostro vasetto soltanto da un lato. Utilizzando questo metodo di coltivazione, quindi creando questa barriera capillare, l'acqua andrà ad amalgamarsi bene in tutto il vasetto prima di defluire, anche bagnando soltanto da un lato. Se invece tendiamo a bagnare le nostre piante a mano, o per immersione che sia, o comunque dall'alto, però bagnando bene tutto il panetto radicale, questo metodo di coltivazione potrebbe anche non essere utile, in quanto noi già da soli andiamo comunque a distribuire bene l'acqua in tutto il panetto radicale. Utilizzare una granulometria maggiore nella parte più bassa ovviamente farà sì che le nostre radici crescano in modo diverso tra la parte alta e la parte bassa. Come sappiamo, nella parte bassa tendono a annidarsi maggiori radici in quanto è una parte molto più umida. L'abbiamo vista tante volte all'interno del nostro canale, soprattutto il perché tendo a consigliare magari l'utilizzo dello sfagno per andare a amalgamare l'umidità e così via. Però utilizzare comunque una granulometria maggiore farà sì che ci sia una capillarizzazione minore delle nostre radici, quindi, per dirla in termini piuttosto semplici, nel momento in cui la radice andrà a sbattere sotto e trova dei grani molto più grandi non si andrà a dividere, ma tenderà a rimanere piuttosto grossa.
Quindi il metodo di utilizzare queste due diverse granometria può essere utile se nella vostra coltivazione avete soltanto possibilità di utilizzare un metodo automatizzato, quindi con delle bocchette solo da un lato, e quindi vi permetterà di avere un bel, insomma, guadagno dal punto di vista dell'acqua. Dovete usare magari meno bocchette per bagnare le vostre piante, ma se come me magari tendete a bagnare bene ogni pianta, è un metodo che non serve utilizzare, in quanto favorirete la capillarizzazione delle radici anche nella parte bassa. E quindi ragazzi, fin qui è tutto. Abbiamo iniziato l'anno con una bella puntata, bella scientifica, come piace a me, e ne vedremo tante durante quest'anno, che non so se ci possa piacere. E quindi ragazzi, io con questa prima puntata del nuovo anno vi saluto, vi do il benvenuto in questo nuovo anno del Diario dei Bonsaisti, pieno di tante gioie e cose divertenti. Ragazzi, ci vediamo domenica con la prima puntata sul mantenimento invernale by me, quindi non libro ma by mie personalissime osservazioni. Ci vediamo alla prossima, un bacio ai bimbi, ciao ciao! Volevo chiudere la puntata facendovi vedere soltanto una foto in cui sono uscito veramente in maniera ignobile. Foto di saluto del terzo anno, io con un braccio dietro. Ma tutto spiegato perché poi volevo fare questa foto. Non è la migliore, ma dai, rende l'idea.